conosci? No! E allora, questa fantastica performance vocale che abbiamo appena sentito... No, scusa, sto parlando di un altro podcast. Sì, anche perché questa era tutta... No, che io faccio un altro podcast anche. Vabbè, ma allora se non un me le dici altro tutte che le non cose. sei te. No, ma per carità di Dio. Fanno karaoke dei filippini. Ma è sempre un e piacere. quindi... Beh, cazzo, però merita. Sì, sono bravi. Vabbè. E sono filippini nati negli anni 70 e quindi oggi volevo dedicargli una puntata. Parliamo di loro. Dai, allora vi ricordiamo intanto, come sempre, che potrete aggregarvi alla community di Instagram e Facebook o semplicemente seguirci sui nostri canali YouTube e Spotify, dove sono caricati direttamente tutti gli episodi. Siamo arrivati all'episodio 22 con questo, mica cazzo. Sì, Aggiungiamo tra l'altro che su Spotify abbiamo creato una playlist che si chiama Playlist Epiglottidea, in cui potete recuperare tutti i brani originali che abbiamo trattato fino ad oggi. Se il progetto vi piace e vi interessa, vi chiediamo un apprezzamento, un commento o una condivisione, di farci un po' di pubblicità, un po' di interazione, così porco d'un cane, magari ci divertiamo un po' tutti. ma anche no, se dai. non vi piace. Ma sì, ma anche se non vi piace. Ma mettilo sto like. Dai. Finalmente dopo 20 puntate esplode vibrante e senile la retrospettiva musicale, andando a riabbracciare un brano e un album del 1972. Un album tra le perle rare del nostro prog. Gli amanti del genere non saranno stupiti nel sentir nominare quella vecchia locanda. No, infatti non lo sono. E ne andiamo ad esplorare dall'album omonimo il brano Un villaggio, un'illusione. Bellissimo. Questo concept album ebbe un buon seguito dopo la presentazione al leggendario festival pop di Villa Pamfilia a Roma. Allora, parliamo di questa band. Il gruppo nasce a Roma, quartiere Monteverde, nei primi anni 70, Sono stato. cercando veramente di esprimere la musica contemporanea, quella classica e quella rock. La formazione iniziale comprendeva Giorgio Giorgi, classico di Spetta alla nascita, voce e flauto, Raimondo Maria Cocco, chitarra e clarinetto, Massimo Roselli alle tastiere, Romualdo Coletta al basso e Patrick Traina alla batteria. Idolo. Poco dopo si aggiunse il violinista Donald Lux, Gran chiavatore. che darà un'impronta unica al loro sound, fondendo rock e musica classica. Il loro suono mescolava rock sinfonico, folk e musica da camera, con largo uso del violino, flauto e tastiere. Spesso paragonati a gruppi come i Jethro Tull e i Gentle Giant, hanno però mantenuto una forte identità italiana con testi evocativi e atmosfere liriche. Nonostante la breve carriera, sono considerati una punta di diamante del progressive italiano, al pari di band come Banco del Mutuo Soccorso e premiata Forneria Marconi. Dopo l'uscita de Il Tempo della Gioia, la band malauguratamente si scioglie nel 1974. Alcuni membri proseguirono in altri progetti musicali, ma il nome rimase leggendario tra gli appassionati del prog. Il brano scelto oggi è un perfetto esempio del modo in cui la band romana sapeva fondere rock progressivo, musica classica e atmosfere teatrali. Il testo racconta di una corsa disperata verso un villaggio che appare come miraggio, simbolo di speranza e illusione assieme. Il protagonista si sente escluso da un luogo aperto a tutti e non a me, immagine che diventa metafora di alienazione e destino crudele. Alcuni versi evocano immagini forti e quasi oniriche come piombo fuso ormai sulla carne calda che accentuano la dimensione drammatica e surreale. Ma andiamola a sentire. Donald Lux accarezza le corde del violino con rimandi ai classici bachiani o vivaldiani. Corde classiche incontrano corde elettriche. Raimondo Maria Cocco e Lux introducono la prima vera e propria sferzata prog, data dall'incursione del flauto di Giorgi. Chiara l'influenza del flauto di Jan Anderson degli allora neonati Jethro Tull. Corro a perdifiato, per cosa ancora non lo so. Su quest'erba arsa di certo meta io non ho. Sono le prime parole cantate sempre da Giorgi su un tema melodico semplice, ripetitivo ma decisamente incisivo per via degli stacchi della batteria di Patrick Traina. Viaggia il beat di Traina come un treno, così il tema del bassista Coletta può ispirare un raddoppio del flauto all'unisono e un'armonizzazione del violino, questa volta elettrico, suonato da violinista dell'isola di Maui.
Le parole risuonano come un mantra, sviluppando un senso di inadeguatezza, di insicurezza e al contempo di ricerca interiore. Il finale ritrova il barocchismo di Lux che si nutre della chitarra elettrica, ma l'elemento che spariglia le dinamiche, dando un gusto via via sempre più acido, è il synth di Mario Roselli. La band si interrompe sul più bello, creando una sospensione per il brano a seguire, chiamato Realtà, che va propriamente ad interrompere l'illusione in musica creata sino a questo momento. Nel brano Dialogo c'è anche la comparsa di un clarinetto che non è quello di Cocco, ma di Peter Lux, ovvero il fratello di Donald Lux, purtroppo venuto a mancare tragicamente pochi anni dopo. La sua partecipazione, tra l'altro, non è nemmeno presente nei credits originali, ho controllato, ma è uno dei brani di punta assieme appunto ad Un villaggio, un'illusione, del concept album d'esordio della band. L'album è di per sé una piccola suite drammatica che racchiude l'essenza del sound di quella vecchia locanda. Un rock progressivo, colto e teatrale, ormai l'abbiamo ripetuto 500 volte, ma lo ripetiamo ancora. Sì. Profondamente evocativo e radicato nell'entroterra italico, capace di trasformare un'immagine simbolica in un'esperienza musicale totalizzante, grazie alla formazione principalmente classica dei membri della band. Loro non ci sono più adesso. Ma in che senso? Cioè, nel senso che si sono sciolti. Sì, come band non suonano più attivamente, però il nome va avanti nella storia. Ma in definitiva, anche se il prog ormai non è più un genere attualissimo, questa roba qui ti piace a te oppure no? Secondo me è veramente complessa ma molto interessante. Solo che è una cosa che ormai è diventata di nicchia ed è un peccato. E quindi come risolviamo questa cosa? È un po' qui? diventata di nicchia, come è diventato di nicchia il fatto che uno, non lo so. Ma magari se andiamo a Maui, secondo te risolviamo il problema? Sicuramente a Maui c'è una nicchia diversa. Ma tu sai dov'è Maui? No! La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. Finalmente, dopo 20 puntati, esplode vibrante... No, ho detto puntate. 20 puntati... Qui c'è un po' di confusione. Adesso com'è? Ok? Finalmente, dopo 20 anni... Adesso com'è? Ok? No! Gli amanti del genere non saranno stupiti nel sentir nominare quella vecchia puttana. Lo dovevo dire, dai, lo dovevo dire. Un album tra le perle rare del nostro prog. Rale. Rale. Oggi si vede che la R... Rare! Sì. E ne andiamo ad esplorare dall'album omonimo... Ma l'ho detto bene. Album omonimo... Dai, l'ho detto bene. Album omonimo... Forse l'aglio. Di Villa Pampili, di Villa no, oggi non va. Questo concept album, concept magari, dai, un minimo, ma un minimo di inglese. Classici banchiani. Bacchiani, porco d'un cazzo. Chiara l'influenza del frauto di Jan Anderson, degli allora neonati Jethro Tull. Detto frauto. No. Frauto. No. Frauto. Traina. Boy Patrick. Ma chi cazzo è? Lux. Il finale ritrova il barocchismo di Lux, che si nutre della... Il finale ritrova il barocchismo di Lux. Rocco barocco. Però non va bene che uno ci prenda solo nel momento in cui inizia a bere. Adesso com'è? Ok? Qui c'è un po' di confusione.